che cosa significa sta parola Sacra Corona Unita, non saccio ancora. Solo Dio può salvarli, signor Donatello. No, solo Dio può salvarli. Io so che niente, ci credo a Dio. Loro ci credono a Dio, non ho raccomandato a Dio. Io ci credo a Dio. Solo Dio può salvarli. E ce li tocca. E ce li tocca. Come si fa? Hanno tentato pure con il padre. Hanno tentato di rubare, ma non l'hanno ucciso, peccato. Fratelli Semeraro li conosceva? Giovanni, Donato? No, non li conoscevo affatto, conoscevo così del paese. Che nella mano destra impugnavano un pugnale per tagliare, intagliare carne, pelle e ossa. Giuro con un piede nella fossa, l'altro nella catena di dare un po' forte alla galera. E fui battezzato il 7 luglio 84 nel carcere di Brindisi. Da che cosa era attratto? Ero attratto dal modo di vivere e di un ideale contro lo Stato. Era il 1989, un anno che per la Sacra Corona Unita segnò l'inizio di una fase nuova e più esposta. Il ricordo è quello di un grande blitz, con decine di arresti, un'operazione che colpì al cuore l'organizzazione. Alla fine dell'anno venne catturato Giovanni De Tommasi, che da dicembre si nascondeva insieme ai suoi uomini in un appartamento alla periferia di Gallipoli. Erano armati fino ai denti, pronti a reagire. Gli agenti che bussarono alla porta non si aspettavano neppure di trovarlo lì. Stavano cercando un'altra persona, eppure decisero di giocare d'anticipo. Gli dissero che l'edificio era circondato da decine di uomini. Non era vero, ma De Tommasi ci credette. Scelse di arrendersi. Diversamente lo scontrafuoco sarebbe stato inevitabile e il bilancio probabilmente drammatico. Si considerava imprendibile. Da 3 anni era latitante, ricercato per omicidio, evasione e associazione per delinquere di stampo mafioso. Aveva 29 anni ed era già ritenuto uno dei boss più potenti della Sacra Corona Unita, la mafia pugliese. L'arresto avvenne all'alba, in una masseria alla periferia di Gallipoli. Alle finestre del covo erano piazzate armi, un vero arsenale da guerra che confermava il livello di organizzazione e la disponibilità di fuoco del gruppo. A De Tommasi e al suo nucleo operativo gli investigatori attribuivano numerosi omicidi compiuti negli ultimi tempi tra Brindisi e Lecce, un'escalation di violenza che aveva contribuito ad accendere i riflettori sull'organizzazione. Quell'arresto non fu solo la cattura di un latitante eccellente, ma l'innesco di un passaggio giudiziario decisivo. Si arrivò infatti quasi subito a un primo maxi processo, e questo fu possibile anche per una caratteristica interna della Sacra Corona Unita. Non si era ancora formata una vera cultura della segretezza. L'organizzazione scriveva tutto. Gli affiliati mettevano per iscritto i nomi dei membri, le formule rituali di affiliazione, le regole interne, perfino i dettagli della struttura organizzativa, un patrimonio di documenti che, una volta sequestrato, offrì agli inquirenti qualcosa di raro nella lotta alle mafie, un organigramma completo, una mappa dettagliata dei ruoli, delle gerarchie e dei collegamenti interni. Era la prova che la Sacra Corona Unita non era un insieme disordinato di gruppi criminali, ma un sistema strutturato con regole, rituali e una catena di comando ben definita. Prima dell'apertura del maxi processo di Lecce, maturò all'interno della Sacra Corona Unita l'idea di reagire, di colpire per rallentare la macchina giudiziaria. Uno dei protagonisti della stagione criminale di quegli anni era convinto che, riuscendo a far slittare l'inizio del dibattimento, sarebbero scaduti i termini della custodia cautelare e avrebbe potuto lasciare il carcere. Fu così che, dall'interno della struttura detentiva in cui si trovava, ordinò ai suoi uomini di piazzare una bomba nella palestra destinata a trasformarsi in aula bunker per ospitare il processo. Il piano però fallì per un errore decisivo. L'ordigno venne collocato nel luogo sbagliato, non nella palestra indicata, ma in un'altra struttura. Il risultato fu un fallimento totale. Il processo non subì alcun rinvio, non venne spostato neppure di un giorno e il tentativo di condizionare la giustizia si trasformò in un segnale di debolezza operativa. Secondo i magistrati e gli investigatori, prima e durante il primo maxi processo, la Sacra Corona Unita adottò comunque una strategia di violenta contrapposizione nei confronti degli organi investigativi e dell'autorità giudiziaria. In questa chiave vanno letti gli attentati al Palazzo di Giustizia con 2 bombe esplose a distanza di 15 giorni l'una dall'altra, l'attacco all'aula bunker e le intimidazioni dirette ai magistrati. Il presidente della Corte d'Assise, Cosentino, ricevette un bidone d'olio riempito di esplosivo e lasciato sul pianerottolo della sua abitazione, un gesto che voleva colpire non solo la funzione, ma la persona.
Le bombe rappresentano il segnale che qualcosa stava cambiando all'interno dell'organizzazione. Nella mente di qualcuno prese forma un'idea intimidatoria più ampia, una strategia che ricordava quella adottata da Totò Riina, fondata sulla logica della guerra allo Stato, ma fu un'ipotesi che rientrò rapidamente. Entrare in quella fase significava mobilitare risorse, competenze e soprattutto consenso sul territorio, e la Sacra Corona Unita non disponeva di un livello di potere tale da sostenere uno scontro frontale prolungato con le istituzioni. Quando il processo di Lecce si aprì nel 1991, apparve immediatamente come un evento di dimensioni eccezionali. Gli imputati erano più di 100, divisi in gabbie secondo le appartenenze interne, quella dei Padovano, quella dei Tornese, quella dei De Tommasi. Per la prima volta le televisioni erano presenti in modo massiccio. Fino a quel momento la Sacra Corona Unita era rimasta ai margini dell'attenzione nazionale. Con il maxi processo entrò definitivamente nello spazio pubblico, sotto gli occhi dell'intero paese. Nel corso delle udienze del maxi processo, l'aula non era abitata soltanto da imputati, avvocati e magistrati. Sugli spalti sedevano madri, fidanzate, mogli, intere famiglie arrivate per assistere a quello che per molti rappresentava un passaggio irreversibile. I genitori di quei ragazzi, spesso giovanissimi, seguivano ogni fase del dibattimento. Si vedevano donne con il fazzoletto nero stretto sul capo, presenze silenziose che evocavano un lutto ancora sospeso, e accanto a loro mogli in tuta di acetato, occhiali scuri, atteggiamenti ostentati, quasi a voler mostrare forza e compattezza davanti alle telecamere. Erano dettagli minimi, ma raccontavano una dimensione umana e sociale profonda, il segno di un'evoluzione, o forse di un'involuzione, e soprattutto di una frana che aveva investito un intero territorio. A qualcuno quelle immagini sembravano restituire un atteggiamento di sfida, ma, come avrebbe spiegato un ex affiliato, era più un modo per farsi coraggio, un cantare nel buio pur sapendo che le condanne sarebbero state durissime. Quando il 23 maggio 1991 la Corte d'Assise di Lecce lesse la sentenza del processo De Tommasi Giovanni più 133, l'impatto fu devastante. Venne riconosciuta l'associazione di stampo mafioso e furono inflitti complessivamente circa 500 anni di carcere, ai quali se ne aggiunsero altri 300 in appello l'anno successivo. Fu la conclusione giudiziaria di un processo investigativo iniziato anni prima, già nel 1984, quando il magistrato Alberto Maritati aveva fatto emergere l'esistenza della Sacra Corona Unita grazie al ritrovamento in carcere di lettere e quaderni contenenti codici, formule e strutture interne dell'organizzazione. Quelle prime scoperte avevano aperto la strada a un lavoro culminato nel Maxi Blitz disposto nella notte del 16 giugno 1989 dal giudice istruttore di Lecce Vincenzo Taurino, con centinaia di arresti che portarono l'organizzazione davanti alla giustizia in maniera compatta e visibile. Nell'immediato dopo le sentenze molti imputati reagirono con rabbia, gridando e battendo contro le porte delle gabbie. Il carcere non era una novità, ma quando negli anni successivi diversi capi finirono sottoposti al regime del 41 bis, il cosiddetto carcere duro per i mafiosi, la detenzione cambiò radicalmente volto. L'isolamento e la restrizione dei contatti spinsero numerosi affiliati, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, a collaborare con lo Stato, e non si trattò soltanto di figure marginali. A parlare furono anche uomini di peso, segno di una struttura che stava perdendo coesione. I collaboratori di giustizia divennero così il termometro della fragilità interna dell'organizzazione. Negli anni 90 i due maxi processi agirono come un terremoto. Nelle Cese molti capi erano in carcere e latitanti o collaboratori, nel Brindisino invece il contrabbando di sigarette continuava a garantire liquidità, con basi operative in Montenegro e nel porto di Bar, da cui partivano scafi capaci di trasportare in una sola notte centinaia di casse generando profitti enormi. Eppure mancava una visione strategica, una guida unitaria capace di trasformare quei flussi di denaro in un potere stabile. In questo vuoto di direzione si inserirono figure incontrollabili come Vito Di Emidio, protagonista di azioni violente culminate nell'assalto del 6 dicembre 1999 nei pressi di Copertino, passata alla storia come la strage della Grottella, un attacco ai portavalori che costò la vita a 3 guardie giurate e ne ferì altre 3, descritto dagli inquirenti come un'operazione gangsteristica più che mafiosa, segnale di un sistema ormai privo di governo. Nel frattempo lo Stato intensificava la risposta.
Tra il 10 maggio e il 3 novembre 1995 venne avviata l'Operazione Salento, con l'impiego di 1713 soldati dell'esercito italiano, nata per contrastare l'immigrazione clandestina, ma rivelatasi efficace anche nel colpire le reti della Sacra Corona Unita, contribuendo a infliggere pene severe e a decapitare ulteriormente i vertici. Pochi anni dopo, tra il 28 febbraio e il 30 giugno 2000, l'Operazione Primavera segnò quasi definitivamente la fine del grande contrabbando di sigarette e generi di monopolio in Puglia, rendendo quell'attività marginale se non inesistente. Le attività di contrasto sarebbero proseguite anche negli anni successivi fino ai giorni nostri, relegando progressivamente la Sacra Corona Unita ai margini del panorama mafioso italiano e internazionale. Quella che era nata come una struttura ambiziosa e violenta, nel giro di poco più di un decennio si ritrovò frammentata, indebolita, privata dei suoi vertici e della sua principale fonte economica, trasformandosi da minaccia emergente a organizzazione in progressivo declino.